Ultima parte del mio vlog in Giappone, in realtà ogni parte è un po' a sé, ma se non vi siete visti le parti precedenti, ve le lascio in descrizione se volete dargli un'occhiata. Questa è l'ultima parte in cui dopo Kyoto torniamo verso Tokyo. Abbiamo abbandonato una parte del viaggio, ci siamo accorti che non facevamo in tempo e non era il caso, ed eravamo stanchi e quindi abbiamo dedicato l'ultima parte a tornare a Tokyo e fare delle cose molto interessanti con calma e per poi tornare. Ed ecco qua l'ultima parte del vlog in Giappone. Grazie mille per aver seguito fino qua. E in ogni caso, questa è l'ultima parte del nostro viaggio. E siamo a Kyoto e abbiamo iniziato la giornata facendo quelle cose che non siamo riusciti a fare nei giorni precedenti. Ad esempio, vedendo il museo dei manga, che in realtà è stato molto molto interessante, e poi anche siamo andati a vedere un'ultima parte, un ultimo tempio, che anche quello non eravamo riusciti ad andare a vedere. E dopodiché nell'itinerario avevamo in programma di andare a Kanazawa e Takayama, ma alla fine, siccome era una cosa che abbiamo avuto esperienza col Monte Fuji, non si riusciva a fare in 2 giorni come ci eravamo programmati, serve più tempo, in più eravamo molto stanchi e volevamo vedere più Tokyo, abbiamo deciso di saltare quei 2 giorni, un giorno e mezzo, e tornare a Tokyo per fare invece 2 giorni extra con calma lì. Siccome comunque eravamo abbastanza pieni di Giappone tradizionale, anche se è bellissimo, ma abbiamo cancellato i piani e siamo andati direttamente lì. E abbiamo approfittato per rivedere Akihabara, rivedere alcune zone che non abbiamo visto bene, e poi il giorno dopo, la mattina, siamo andati al museo dello studio Ghibli. Bellissimo, unica cosa ci siamo accorti che non si poteva riprendere, quindi non ho potuto riprendere, ma anche che bisognava prenotare, che tanti musei che abbiamo detto li facciamo, bisognava prenotare. Per fortuna abbiamo trovato in alcuni qualcuno che ce li ha venduti all'ultimo o che era lì e aveva dei biglietti in più, quindi per fortuna siamo riusciti a farlo. Tra l'altro siamo anche tornati nella zona di Roppongi per vedere il 2121 Design e anche il National Art Museum Center, che è quello che avete visto prima, ed è stato pazzesco. Qua tutti i musei sul design, sulla modernità. Tokyo è incredibile, anzi vi dico la verità, questa giornata che state vedendo probabilmente è stata forse la giornata più bella che ho fatto di tutto il viaggio in Giappone, e non so nemmeno io il perché. Forse perché abbiamo avuto per tutti i 15 giorni, anzi 21 giorni, tanto 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 da fare, ed è stato bello, ma correndo. E invece questa volta, siccome ci siamo presi proprio dei giorni extra, facciamo le cose con calma, quindi siamo andati semplicemente a vedere le cose che avevamo voglia di vedere, anche negozi e semplicemente anche degli store come quelli di Yoji Yamamoto. Siamo andati a vedere altri concept store che volevamo vedere, era pieno di eventi. Questa zona si chiamava, come si chiamava? Omotesando oppure Aoyama, ecco, Aoyama. È stata una zona bellissima, piena di negozi, si passeggiava, era tutto modernissimo, c'era questo negozio di scarpe, è stato pazzesco. A me le scarpe non piacciono tanto, ma veramente mi veniva da comprare tutto, per poi tornare verso sera a Shibuya. Quindi abbiamo fatto tutto il giro per arrivare di nuovo a Shibuya, che l'ultima volta non mi era piaciuta tantissimo, ma l'ho rivalutata. C'era questa cosa dedicata ai sakura, quindi ai giardini in fiore. Finalmente siamo riusciti a vedere anche Tokyo con i ciliegi in fiore, siccome l'altra volta, prima di partire per fare tutto il giro, all'inizio non c'erano ancora. Abbiamo ritrovato la moneta buonissima anche qui in un Don Quixote, e poi siamo andati a vedere il Nintendo Shop, di nuovo il Pokémon Center, perché non solo ne abbiamo visto uno extra in cui ho anche comprato il mio primo gacha del mio viaggio, non potevo tornare a casa senza il gacha, ma abbiamo anche cercato il Pokémon Café che non siamo riusciti a trovare, e quindi ci andremo la prossima volta, come Kanazawa e Takayama. E poi alla fine abbiamo trovato un sushi, quelli con i nastri, famosissimo qui a Shibuya, era pieno 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 di recensioni, un po' tipo You Can Eat. No, non era You Can Eat, ma questa molto particolare. È uno dei bar più votati al mondo, che è addirittura uno di quei bar nascosti dove ti fanno andare sotto, ed era bellissimo, non so neanche come spiegarvi quanto era bello.
mancano 2 giorni pieni prima della partenza, siamo già tristi, cerchiamo di inserire tutte le cose possibili, tra cui a rifare un giro per alcuni negozi che volevamo, un giro Shinjuku, e poi siamo riusciti a trovare persone che ci hanno praticamente dato i biglietti del Team Labs, che era uno dei musei che volevamo vedere assolutamente, con cui si fa, diciamo, ci sono delle installazioni come queste che vedete, bellissime, dove si fa esperienza di questo museo praticamente con tutti i sensi. Quindi si sentono gli odori, ci sono i suoni, c'è di tutto, il tatto, anche giri per la maggior parte del tempo senza le scarpe, c'è questo posto con l'acqua e tutti i suoni. Abbiamo fatto ovviamente tantissime foto e video. Se volete vedere tutte le foto, farmi domande o per qualsiasi cosa, potete sicuramente anche scrivermi su Instagram, come già lo sapete, perché lì condivido la maggior parte delle cose ancora prima che le vedete qui su YouTube. Ed è stato incredibile, è un museo che mi è piaciuto tantissimo, forse una delle cose anche più esteticamente particolari che abbia mai visto. Questa attrazione qua, questa installazione pazzesca, anche questa con tutti i fiori, diciamo che ognuno aveva un senso, solo che c'era tanta gente come il resto delle cose a Tokyo, e ci siamo accorti che è difficile fare tutto, e ovviamente è difficile fare tutto anche perché c'è coda ovunque. Tant'è che siamo andati poi a vedere un altro museo che voleva vedere Claudia, che tipo era un museo di arte contemporanea, anche questo molto carino, sempre nella zona di Roppongi. Insomma, abbiamo approfittato di questi giorni un po' più di relax per andare a vedere quelle cose che ci siamo segnati di vedere, che magari ci eravamo anche segnati da casa da vedere tramite i video di TikTok eccetera che consigliavano, tra cui anche il Pokémon Café. Ma anche lì ci siamo accorti che serviva un mese di prenotazione in anticipo. Mi sono diciamo consolato comprandomi la Nintendo Switch, che volevo comprare da un bel po' per testarla, siccome non riesco mai a trovare un momento per me stesso per giocare, e poi con una specie di zucchero filato gourmet, poi una profumeria di nicchia, di cui vi parlerò anche negli altri video, e infine a cenare in questo posto con gyoza, ramen e tutto, per poi arrivare all'ultimo praticamente giorno del viaggio, che l'abbiamo dedicato a un parco divertimenti. Volevamo andare agli Universal Studios, solo che bisognava tornare indietro a Osaka e non sapevamo che fossero lì, e in più ci siamo accorti che questa settimana dove eravamo era il momento in cui c'erano anche le vacanze da scuola. Quindi in un sito che faceva vedere quanta gente ci fosse nei vari parchi era tutto rosso. L'unico parco che ci ispirava era a questo punto Disneyland, ma Disneyland c'è abbastanza ovunque, e quindi abbiamo visto che in realtà a Tokyo c'è questo parco unico che non c'è da nessun'altra parte, sempre della Disney, quindi della parte Disneyland, ma è a parte, si chiama Disney Sea, quindi tutto a tema mare, ed è stato pazzesco. Il parco divertimenti più bello che abbia mai visto. Le attrazioni ovviamente non sono iperadrenaliniche, ma solo l'estetica, girare, vedere le cose, è tutto fatto benissimo, era incredibile. Ci sono paesaggi, tema mare di ogni parte praticamente a livello fantasy, c'era il castello della Sirenetta, c'era la parte oh mio Dio, non so più parlare, di Nemo, delle Mille Leghe sotto i mari, di tantissime cose. E tra l'altro le attrazioni che abbiamo fatto, è vero, avevamo la coda, per altre abbiamo detto è una volta che siamo qua, quindi paghiamo per saltare la fila, quindi siamo riusciti in realtà a fare praticamente il 90% delle attrazioni, l'80%, tutte quelle che volevamo fare, di cui una in particolare che simulava il volo ed era una cosa fantastica. Se andate in Giappone vi consiglio tantissimo questo parco Disney Sea. È a Tokyo, è a fianco a Disneyland, ed è pazzesco anche perché doveva anche piovere, ma per fortuna alla fine ha fatto il sole. C'era anche questa Venezia che ha fatto un po' impressione, sembrava di tornare a casa, e in più, siccome non tantissima gente lo conosce, non c'è così tanta gente come negli altri parchi, quindi ci si diverte veramente tanto. Alla fine è uscito il sole ed è stato bellissimo. Anche questa è una giornata iper rilassante, molto bella. Purtroppo alcune code bisognava farle, però insomma le abbiamo fatte. C'erano in realtà 2 giostre molto adrenaliniche, le altre erano più per famiglie, però comunque molto molto divertenti, anche perché erano iper particolari, cose molto diverse da quelle a cui siamo abituati. E poi siamo stati fortunati perché non so quante volte lo facciano, ma di notte, quando tutto si illumina, che era bellissimo, hanno fatto questo show finale dove praticamente c'è stato di tutto. Cantavano, c'erano i fuochi, c'era il vulcano col fuoco, c'era la musica, gli attori, di tutto e di più, ed sembrava quasi un addio al nostro viaggio, perché è veramente durato tanto ed è stato bellissimo. Mi sono anche un po' commosso
e poi ci siamo diretti a casa, in realtà a Shinjuku, per fare un ultimo giro, mangiare qualcosina e poi andare a letto. Vi lascio con queste ultime immagini. Ed ecco qua, sveglia presto e yoga, e si prende il volo anzi prima il treno per arrivare all'aeroporto. E lì diciamo che l'aeroporto giapponese, bellissimo, non mi ricordo se era Haneda o Narita, penso Haneda, ed è stato pazzesco. C'è un aeroporto in cui c'è di tutto e di più, sembra un centro commerciale, c'è una mini Akihabara in cui ti vendono 1000 cose, e abbiamo preso il volo in realtà per 2 ore e mezza, 3, per arrivare a Beijing. Anzi no, scusatemi, siamo arrivati a Shanghai, dove invece, al contrario, l'aeroporto più brutto che abbia mai visto nella mia vita. Non c'era assolutamente niente se non questo negozio dove si mangiava, e abbiamo mangiato, assaggiato alcune cose, tant'è che lo scalo, che è durato tantissimo, non funzionava il wifi, non funzionava niente. Ne ho approfittato per editare alcuni video e per fare le mie cose, addirittura mettermi a fare un po' di yoga e cose che mi sono buttato avanti sulle cose che dovevo fare. In realtà mi ha aiutato, perché così mi sono portato avanti su tutti i video che ho dovuto postare, le foto, prepararle, per poi prendere il volo lunghissimo, altre 9 ore praticamente, in cui ho anche letto, ho riposato. Per fortuna era notte, quindi ho cercato di dormire, e mangiando questa roba che mi hanno dato su questo volo un po' particolare, e arrivare in Italia dopo altre 2 ore di macchina, arrivare a casa e concludere il viaggio. Ed ecco qua ragazzi, è finito il mio viaggio in Giappone. Mentre sono qua che edito sto malissimo, perché non vedo l'ora di tornare. Mi è piaciuto tantissimo, uno dei viaggi più belli che abbia mai fatto nella vita, se non il viaggio più bello. Iper intenso, ma le persone, il cibo, quello che ho visto, le cose fatte dall'uomo, le cose naturali, i templi, il cibo, i negozi, tutto perfetto. Avevo delle aspettative alte e le ha battute. Se c'è un posto nella mia vita in cui vorrò provare ad andare a vivere per un po' di tempo, è Tokyo. Mi è piaciuto tantissimo, ma mi è piaciuto tutto. E i giapponesi rendono questo posto ancora più speciale di quello che è. Quindi veramente, da quando sono tornato in Italia, che è ormai 3 settimane, un mese, mi sento quasi nel terzo mondo. Purtroppo è brutto dirlo, ma sembra veramente piccole cose, sembra di essere tornati indietro nel tempo. E sto provando a cercare di andare lì per un po'. Vedremo come va. E in ogni caso, grazie per aver seguito il mio viaggio, ragazzi. Per qualsiasi domanda scrivetemi su Instagram, lasciate qui un commento, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.